Ragazzi, ci sono cascato di nuovo. Ho comprato un altro MacBook di Apple. Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e un po' di tempo fa vi ho già portato qui sul canale un primo sguardo al MacBook Pro di Apple, il mio primo MacBook nella vita completamente, che ho provato qui sul canale con voi, l'ho usato per un paio di mesi, mi ci sono trovato davvero benissimo in ogni cosa: il montaggio video, la navigazione, rispondere su Telegram, WhatsApp, Instagram, insomma tutto quello che è il mio lavoro, YouTube ovviamente. Ma poi ho deciso di venderlo perché? Beh, perché mi sarebbero arrivati dei portatili Windows sempre da 13 e 14 pollici e pensavo che sarei riuscito a sostituire il MacBook Pro senza problemi. E me ne sono pentito amaramente, ragazzi. Non è stato assolutamente così. Ci ho perso anche qualcosina nella vendita del MacBook Pro, ovviamente, perché non me l'hanno regalato e non ho fatto il reso. E una volta provati i portatili Windows, ragazzi, io devo ammettere che per quello che è il mio lavoro non mi ci sono trovato affatto bene. Premetto che la mia macchina principale è un MSI da 17 pollici e 3, se non sbaglio, potentissimo, con una RTX 2070 Super, i7, 32 GB di RAM, 2 TB di SSD, insomma è la mia macchina principale, ma non è un computer portatile, anche se è portatile nel nome. La batteria dura poco, è pesantissimo, quindi non è proprio il caso di portarselo in giro. Invece cercavo una macchina, un portatile che fosse trasportabile, leggero, potente, in grado di montare, di permettermi di montare video, caricarli su YouTube, rispondere ai miei social, magari senza doverlo mai collegare per una giornata intera alla corrente, al suo caricabatterie, alimentatore, chiamatelo come volete. Tutti i portatili Windows che ho provato non soddisfavano queste richieste, specialmente per quanto riguarda l'autonomia, e proprio per questo sono tornato sui miei passi acquistando nuovamente un MacBook, non la versione Pro questa volta, ma bensì la versione Air, sempre da 256 GB di storage, 8 GB di RAM, insomma la versione base. L'ho trovata scontata su Amazon a 950 euro circa, che è comunque tantino, considerando che pagai il MacBook Pro quando lo portai in video 1 migliaio d'euro, però ci sta. Perché ho deciso di prendere l'Air e non il Pro? Perché ho deciso di non aspettare il nuovo Air che dovrebbe uscire nei prossimi mesi? Beh, rispondo ora a tutte queste domande. Innanzitutto, il MacBook Air ha sempre il processore M1, ho visto tanti video in rete, tante prove, e per montare video, per quello che è il mio scopo di utilizzo, va più che bene. Inoltre, con il MacBook Pro ho avuto dei problemi con la barra OLED touch sopra la tastiera, che andava a sostituire i tasti F1, F2, F3, F4 e 5, eccetera. Tra l'altro rimossa su un nuovo MacBook Pro, in quanto spesso mi capitavano dei tocchi touch involontari e ho preferito quindi tornare alla classica vecchia buona tastiera con tasti fisici. Le prestazioni sono molto simili, ok, questo non ha ventole, ma appunto è più silenzioso, una luminosità leggermente inferiore ma comunque elevata. Ricordo che col MacBook Pro ci lavoravo persino in spiaggia. Sì ragazzi, lavoro anche in spiaggia, vabbè, lasciamo perdere. E quindi ho deciso di comprare lui, il MacBook Air, che costa qualcosina in meno. Perché non ho aspettato il nuovo modello? Beh, perché sicuramente costerà ben più dei 900 circa euro che ho pagato questo portatile di Apple. E inoltre, per quello che è il mio lavoro, ripeto, la potenza di questo Air va più che bene. Amo il suo display, il notch, quella barra nera sulla fotocamera del nuovo MacBook Pro, io proprio non riesco a digerirla. L'ho provato, ma proprio non mi va giù. Perdonatemi, poi magari sarà questione di abitudine, ma per me è così. Per me che devo lavorare in mobilità, ora avete visto, viaggio anche un po' più spesso, quindi devo montare dei video anche in giro dove mi trovo. Penso che il MacBook Air con l'M1 sia la scelta migliore. Magari ci abbino un SSD
esterno e un USB hub che comunque ho già in casa e non dovrei avere nessun tipo di problema. Ma ragazzi, ora che vi ho detto il motivo per cui sono tornato sui miei passi e ci sono cascato di nuovo acquistando un nuovo MacBook di Apple, voglio sapere voi cosa ne pensate. Trovate che la mia scelta sia giusta, corretta oppure no? Pensate che con questi 900 euro e poco più avrei potuto acquistare una macchina diversa e migliore, magari Windows? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Ovviamente ho lasciato subito perdere l'iPad Pro in quanto resta comunque uno smartphone gigante, è molto limitato al momento rispetto a una macchina o un MacBook o un portatile vero e proprio. Con questo video non voglio assolutamente cercare un motivo per discolparmi, ma solo spiegarvi perché ho preferito acquistare questa macchina per lavorare in mobilità. Ovviamente a casa userò sempre il mio MSI da 17 pollici che è fantastico. Ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate della mia scelta. Trovate che sia giusta, corretta oppure no? Voi avreste aspettato il nuovo MacBook Air oppure pensate che questo sia il momento perfetto per acquistare il modello 2020? Beh, parliamo insieme qui sotto nei commenti. Vi lascio un po' di link per acquistare questo e altri prodotti che io vi consiglio sempre qui sotto in descrizione video. Vi lascio anche il link alla mia attrezzatura che uso durante i viaggi, i video della tecnologia, eccetera eccetera. Questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, magari montato proprio con il MacBook Air, sempre qui su Addicted to Tech. Anzi, non lo so ancora a dire, ragazzi. Addicted to Tech. Alla prossima. Ciao belli.